A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store, innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire lo snodo ad un EB350-351. Per EB350-351 si intende lo stesso identico modello e per lo snodo si intende la parte che connette il battitappeto al folletto, quindi questo qui. Si cambia perché normalmente cedono i due supporti laterali, quindi il folletto quando lo sta utilizzando tende ad andare troppo in avanti e comunque in parte c'è una piccola perdita di aspirazione interna, quindi nel caso in cui cedono i due supporti vi consiglio di cambiarlo. Ora vediamo anche come. Allora, dotatevi di un giravite Torx T20, un giravite a taglio, un giravite Torx T10 invece. Entrambi questi giraviti comunque li potete trovare sul nostro store nel caso in cui a casa non l'abbiate. E noi adesso per comodità utilizzeremo un trapano abitatore con un inserto apposito e una pinzetta. Ora mettiamo tutto da parte e lasciamoci soltanto il giravite Torx T20. Apriamo lo sportello, andiamo a togliere le prime due viti superiori. Poi giriamo il battitappeto e andiamo ad aprire lo sportello. Troveremo qui una vite nascosta. Andiamo a svitare anche quella. Poi andiamo qui sul lato. Ora giriamo il battitappeto, prendiamo il giravite a taglio e andiamo a fare leva dentro questa piccola insenatura dove in pratica c'è il coperchietto e smontiamo anche il coperchio. Andiamo anche dall'altro lato, stessa operazione. Basterà fare una piccola leva perché sono semplicemente tre fermi molto leggeri, quindi verranno via subito. Ora giravite Torx T10, andiamo a svitare la vite posta vicino alla ruota, prima da un lato e poi dall'altro. Fatto questo, prendiamo il giravite a taglio, lo inseriamo all'interno della fessura, nella parte più interna della ruota, facciamo un po' di leva e tiriamo nel frattempo la ruota verso l'esterno. Lo facciamo prima sulla prima fessura e poi sull'altra. Togliamo la vecchia ruota, andiamo dall'altra parte, stesso discorso, quindi inseriamo il giravite nella prima fessura, nella parte più interna della ruota e facciamo un po' di leva. Facciamolo anche sull'altra fessura. Dovete fare qualche tentativo, in ogni caso viene via. Abbiamo così tolto le ruote e ci siamo avvicinati quasi alla fine per togliere la parte superiore. Ci sono le ultime due viti. Ora riapriamo lo sportello, per comodità andiamo a premere anche il pedale e tiriamo la calotta verso l'alto. Mettiamola da parte. Lo snodo è questo qui. Allora, per prima cosa togliamo il pezzo in plastica, così già riusciamo a vedere tutto quanto il cablaggio. Poi andiamo nel frattempo a svitare entrambe le viti. Ora già così lo potete già smontare. Possiamo già prendere lo snodo nuovo. Noi questa volta lo sostituiremo con una versione compatibile che potete utilizzare tranquillamente anche al posto dell'originale. Ora iniziamo a vedere i collegamenti da rimettere. Ci sono questi tre cavi che vanno nel frattempo sfilati.
quindi hanno semplicemente dei connettori che vanno tirati, nulla di particolare. Questo qui invece è il sensore che smorzerà il battitappeto nel momento in cui mettete in piedi la scopa, quindi lo dovete recuperare. Fate semplicemente un po' di leva, aiutatevi con una pinzetta. Evitate di tirare i fili, perché qui i fili sono, diciamo, collegati, si reggono grazie a una piccola saldatura di stagno, quindi tirate il pezzo in plastica e non i cavetti. Mettiamo da parte lo snodo, prendiamo quello nuovo. Ok, allora, la prima cosa da fare è reinserire il sensore. Fate attenzione, è un'operazione un po' delicata. Il sensore è unico, non esiste come ricambio, quindi fate attenzione e reinseritelo. Deve entrare all'interno del fermo, dopodiché non andrà più via. Poi iniziamo a riposizionare lo snodo, quindi deve fare combaciare questa guarnizione sul condotto di aspirazione e poi incastrate l'altra parte, la parte più esterna. Fatto questo, vi consiglio già di fermarlo, così evitiamo che si tolga nel prossimo passaggio. Riavvitiamo quindi le viti. Ok, siamo pronti ora per rimontare i cavi. Allora, per i cavi è semplicissimo, basta per i primi cavi, cioè quello verde e blu, ricollegare gli stessi colori, quindi scusate, marrone e blu, prima il marrone, poi il blu e per ultimo il rosso, che andrà sull'unico connettore disponibile, l'ultimo. Fatto questo, allora qui dovete fare un po' di attenzione, c'è questo piccolo gommino, almeno questa spugna, che serve a tenere fermi i cavi, anche se non è che li tiene così fermi, però riprendiamo il pezzettino in plastica e lo rimontiamo. Fatto questo, facciamo un attimo la prova. Ok, possiamo proseguire a rimontare il tutto. Allora, per prima cosa riapriamo lo sportello. Qui nel momento in cui abbiamo smontato la calotta superiore è venuta via anche la molletta, e vi dico anche il perché qui manca un piccolo pezzettino in plastica che, come da questa parte, tiene ferma la molletta, ma non disperate. In questo caso basterà riposizionare la molla sull'apposito fermo, tenere fermo con un dito la molla, riprendere la calotta superiore e rimontarla. Per fare un piccolo controllo, la tenete un attimo ferma e premete il tasto. Se entrambe le mollette vengono retratte, allora significa che abbiamo rimontato la parte superiore correttamente. Un altro piccolo controllo da fare è controllare la parte sottostante, ovvero che il profilo segua tutto quanto lo scheletro più basso, inferiore, questo qui. Fatto il controllo, proseguiamo a rimontare le due viti poste sulla parte superiore. In questa maniera terremo già ben salda la calotta superiore e possiamo proseguire poi a rimontare tutto il resto. Ora fatto questo, possiamo rimontare le due viti qui all'esterno.
Vi ricordo che se state utilizzando un trapano avvitatore, utilizzare la funzione avvitatore e non trapano, e soprattutto utilizzare una frizione bassa. Qui c'è ben poca plastica, quindi se andate con un trapano rischiate di rompere tutto. Fatto questo, andiamo a rimontare subito le ruote. Mettiamo da parte intanto lo snodo vecchio. Allora, ci sono due fori, uno sulla parte alta e uno sulla parte bassa. Andranno in corrispondenza di questi due fermi, 1 e 2. Andiamo anche dall'altro lato, stesso discorso, faro alto, faro basso, in corrispondenza dei due fermi. Andiamo a fermare le ruote con le viti, quindi riprendiamo le viti Torx piccoline e andiamo a riavvitarle. Rimontiamo anche i coperchietti. Poi giriamo il battiappeto testa in sotto, mancano le ultime due viti. Fatto questo, manca l'ultimo passaggio, quindi l'ultimo sportello, lo giriamo, chiudiamo. Possiamo sbloccare adesso anche il pedale e fatto questo abbiamo sostituito lo snodo ad un battiappeto B350 e B351 con una versione compatibile che potete trovare sul nostro store www.brstore.com con il codice K0383.